Buongiorno, benvenuti in una nuova avventura di Lovefish. Oggi andremo a visitare la zona di Montetorno che è da questa parte qui. Questa è una spiaggia che d'estate è completamente impraticabile. Qui c'è uno stabilimento, c'è un milione di persone, ma d'inverno non c'è nessuno. E l'idea di oggi è quella di scendere sott'acqua, esplorare un po' la zona e capire se troviamo qualcosina poi da cucinarci sulla spiaggia direttamente. Guardate, questo è uno spettacolo della natura, cioè oggi veramente si sta da Dio e fa anche caldo, in realtà che avevo paura che facesse freddo. Vedete, ho due scogliere. Qui c'è questa sabbia meravigliosa che sembra quasi pangrattato, che dà sto colore all'acqua che è incredibile. Bando alle ciance, su, andiamo sotto. E visto che l'acqua è così bella, decido di mettere la muta direttamente in mare. Freschina, però preferisco farlo senza acqua saponata per due motivi. Uno per non inquinare e due perché i pesci sentono l'odore del sapone. E tre perché voglio rischiare di rompere la muta, sì. Ma stavolta non rompo la muta, ma una cosa che non avrei mai pensato di poter rompere: la cintura dei piombi. Non va bene, ed è anche un prodotto di marca. Ora mi immergo, mi tolgo il microfono, se no rischio di immergermi con tutto il microfono, altro che ciofecate, poi 200 euro buttati così. Ci vediamo dopo. E così, sconsolato, mi dirigo a piedi verso la scogliera di sinistra, che sembra quella più promettente. L'idea di Massima è quella di aggirare la montagnetta e provare a vedere se gira qualche pesce in queste condizioni. Contrariamente a quello che si vede da fuori, l'acqua in realtà è molto torbida e piena di queste particelle di posidonia che rendono molto difficile vedere. Ma non sempre questa è una cosa negativa, infatti in quest'acqua torbida potrebbe essere molto più semplice scovare una bella preda, forse un sarago o forse una spigola, chissà, basta aspettare. Dopo innumerevoli tuffi nei quali non vedo assolutamente nulla, forse qualche piccola forma di vita sembra comparire. Si vedono infatti dei saraghi, o meglio, le sagome dei saraghi, proprio perché la visibilità è molto ridotta. Però sono davvero piccoli e non posso certo sparare a questi pesci. Faccio così altri tuffi e finalmente, nell'acqua un po' più fonda, comincio ad intravedere qualcosa di diverso. Si vedono infatti le castagnole, si vedono i saraghi, anche se sono pesci di piccole dimensioni, e finalmente un pesce pappagallo. Ora, questi pesci pappagallo sono buonissimi, ma sono anche velocissimi, soprattutto qui in Sardegna. Io quando posso li pesco, perché per me sono davvero uno dei pesci più buoni che c'è da mangiare. Ma spesso non è facile colpirli. Eccolo qui il pappagallo in questione, che si vede a malapena in quest'acqua torbida, ma vi assicuro che è grosso. Dopo avermi visto la prima volta, fortunatamente torna indietro e io provo a sparare. Vi posso garantire che l'avevo preso con l'asta, infatti c'è una nuvoletta di squame nell'acqua, però lui è velocissimo e le squame sono dure dure dure. Dopo questa magra occasione provo e riprovo altre decine di volte e guardate che fondale meraviglioso. Ma non notate una cosa? Non c'è un pesce. È davvero desolante questa cosa. Sarà la stagione, sarà la marea, però non si vede nulla. In tutto questo deserto riesco però a trovare qualcosa di incredibile. Sembra davvero essere una pinna nobilis, la tocco solo per verificare che sia viva e fortunatamente lo è. Questi animali sono stati decimati da un virus che li ha devastate, ma fortunatamente qualcuna ancora se ne trova. Ma io sto dimenticando che la missione di oggi è quella di provare a pescare un pesce e cucinarmelo lì dove sono, ma non vedo nulla. Qui bisogna ricorrere a qualche stratagemma, ma non so veramente cosa fare. Provo a fare degli agguati, provo a scendere ancora più giù, intorno agli 8-10 metri, ma qui non si vede nulla, se non queste poche castagnole che si trovano pure sul fondo. Ma perché? Allora cerco di fare degli aspetti ancora più lunghi, cercando di superare il minuto e mezzo. E finalmente, dall'ombra, appaiono delle lunghe sagome. Sono dei barracuda e non posso sbagliare. Miro al più grosso in quest'acqua torbidissima e rivedendo il filmato non riesco neanche a capire come ho fatto a vederlo. Eppure è rimasto perfettamente insagolato, nonostante fosse abbastanza lontano.
Non è un pesce enorme, ma comunque una bellissima preda, di tutto rispetto. Visto che da questo lato non riesco a vedere più pesce, torno indietro. Sul fondo trovo un oggetto molto particolare. Mi avvicino per scoprire cos'è e alla fine capisco che si tratta di un pezzo di alluminio di quei lettini che si usano negli stabilimenti. Chissà com'è finito qui. Decido quindi di uscire ed andare dall'altra parte della spiaggia per vedere vicino a queste rocce cosa potrebbe esserci. Senza che stiamo a perdere troppo tempo, ve lo spiego in parole povere. Qui l'acqua è davvero cristallina, bassa e non ci sono segnali di vita neanche a pagarli. Mi faccio una mezz'oretta provando, riprovando in mezzo a queste rocce basse, sperando di vedere una spigola, ma di spigola non si vede nulla, di altri pesci neanche. E alla fine decido di tornarmene sulla spiaggia a cucinare il mio bel barracuda. Vedete che quando dico che in Sardegna non c'è niente, io ve l'ho ripreso, eh? E pensate che in queste zone d'estate c'è 1,5 miliardi di persone e allora forse qualche orata viene a mangiare, ma non c'è niente, ma c'è il fare quest'anno. Questo per farvi capire come ci sia lo stereotipo che la Sardegna sia un mare super pescoso, non lo è. Mi ritengo fortunato ad aver visto e preso questo barracuda e ora cuciniamolo. Mi sono portato una griglia di quelle istantanee che in realtà non ho mai provato, quindi ora la apriamo insieme. Vediamo come è fatta e poi puliamo la bestia. Vedete? Ah, fighissima! C'è tutta questa storia. Penso si accenda direttamente, poi prende fuoco tutto e poi ci mettiamo il barracuda. Ora lo preparo. Instant grill. Ma questo si leva? È così. Porta di quelle proprio istantanee. E non so perché ho la bruttissima idea di pulire il pesce su questo scoglio. All'inizio il mare sembra tutto tranquillo, ma poi le onde cominciano a bagnarmi completamente. Ecco qua, che disagio, che disagio! Oh, volevo pulirlo lì sullo scoglio, il dio del mare ha deciso che devo frascicarmi completamente, quindi lo pulisco qui. Ne approfitto per farvi vedere di come questo pesce sia idrodinamicamente perfetto per andare veloce sott'acqua. La bocca si chiude e poi si apre all'improvviso, infatti lui riesce ad aspirare le prede e bloccarle poi con questi denti terribili che ha. Dopo averlo squamato, apro il ventre e rimuovo tutte le interiora, dallo stomaco, che questa volta era stranamente vuoto, fino alle branchie. Come vedete, la carne di questo pesce è bianchissima e le lische sono poche e facili da rimuovere. Nella mia idea, quello che avrei voluto fare era mangiare cruda la parte della coda, cucendola appena con del limone, e poi tagliare la restante parte del pesce a rondelle per farle sulla brace. Vediamo cosa esce fuori. L'acqua di mare così non c'è neanche bisogno di salarlo, perché mamma mia, io me lo mangerei così. Dare anche questa parte dei filetti, perché mi sono dimenticato il limone a casa e quindi non è proprio salutare mangiarlo pure così super crudo. Fossi stato su Sayonara l'avrei fatto. Ora voglio provare la griglietta perché non l'ho mai provato, ho sempre avuto questa curiosità. E usare la griglia, nonostante il vento terribile che si è alzato, è facilissimo. Infatti, questa carta imbevuta di qualche sostanza si accende in un secondo. E a questo punto non resta che aspettare che i carboni che sono all'interno siano pronti per fare la brace e mettere il pesce. Sto vento bestiale non ci aiuta nell'accensione della situazione, però va tutto da solo, una micro fiammella è andato, vediamo. Ho portato il pepe, il sale e l'olio ovviamente. Questo buono, A questo punto bisogna aspettare qualche minuto affinché tutti questi mattoncini, questi brick che in realtà ho scoperto essere di bambù, diventino bianchi, anzi grigiastri, e siano pronti a cuocere il pesce. Io però sono stato impaziente e ho deciso di provare a mettere il pesce lo stesso perché non sapevo quanto durassero i mattoncini. E alla fine ho anche scoperto che forse fare filetti era la cosa migliore, perché si mettono con più facilità sulla griglia e cuociono anche più velocemente. Purtroppo il vento è davvero molto, eppure la griglia sta facendo il suo lavoro. Brava griglietta.
Ovviamente, oltre al limone, ho anche dimenticato di portare una forchetta degna di questo nome e ne troviamo solamente una di plastica che tuttavia sul fuoco non si può utilizzare. Allora, noncurante delle ustioni di terzo grado, decido di usare le mani. Il pesce comunque sta avvenendo uno spettacolo e c'è un profumo pazzesco. Per chi non lo conosce, il barracuda, poi sono due tipi, c'è il barracuda e il luccio di mare. Il luccio di mare sarebbe quello classico, poi il barracuda sono venuti più tardi, recentemente, diciamo, negli ultimi 30 anni. E c'ha questa polpa che è bianchissima. Guardate, che è super saporita, buonissima e non ha tante spine, quindi va bene anche per un bambino. A me piace molto farlo nella teglia, lo apro in due, ci metto il pangrattato sopra, viene eccezionale. Però così è fantastico. Se lo lavate con l'acqua di mare, l'acqua più pulita di così non esiste, ve lo garantisco, non serve salarlo ed è perfetto. Alla fine, dopo una decina di minuti, il pesce è perfettamente cotto. Ragazzi, micidiale, oh. Ora ci metto giusto, ma poco, Questo, io sull'olio sono molto fissato. Questo me l'ha portato un mio amico dalla Calabria. Olio fatto in casa, ovviamente. Non comprate quegli oli terribili, che chissà, olive dell'Unione Europea, perché un olio buono costa almeno 10 euro al litro. Però fa bene al corpo, gli altri fanno veramente male. Un po' amarogno, però ragazzi, micidiale. Ora finisco qua il barracuda che è meraviglioso. Poi faccio una passeggiata. Voglio farvi vedere com'è questa scogliera. Ci vediamo fra un po'. Non so se si vede, ma ci sono i delfini in lontananza. Ma che meraviglia, ragazzi. Comunque abitare in Sardegna è una benedizione di Dio. Ma guardate che mare! Ogni tanto arriva una sventolata di vento terrificante. Però a parte questo è incredibile. Ora vi faccio vedere com'è questa zona di granito e diciamo di quarzo, che poi sono le rocce che compongono questi paesaggi. Vedete queste rocce di granito? E qui purtroppo per la loro composizione, visto che sono rocce estremamente dure, non attecchiscono le forme di vita. E quindi diciamo ecco perché il mare sembra particolarmente povero, perché manca un po' tutta quella che è la vegetazione marina, quindi flora, fauna e tutto quanto. Visto che il mare oggi ci ha regalato roba, noi gli facciamo un piccolo regalo, leviamo un po' di schifo. Guardate questa linea, quando diciamo si è creato questo materiale, nella fusione poi c'erano delle spaccature che sono state riempite da materiali differenti, come ad esempio in questo caso penso sia quarzo, che ha creato delle vere e proprie venature. Fantastico, eh? Allora, la Sardegna è troppo bella, veramente ha dei posti incredibili. Togliamo un po' di schifezze, per fortuna non ce n'erano tantissime. Vedete che se uno rispetta il mare si prende anche un pesciolino, però poi gli dà qualcosa indietro, non solo grazie mare. C'è anche qualcun altro sulla spiaggia perché oggi la giornata è stupenda. Per fortuna, ecco, vedete un'altra schifezza. Questa è stata qui da 100 anni, eh? Questo è un radiatore di qualcosa. Lo togliamo, tanto ci sono i secchioni lì avanti. Purtroppo, come vi dicevo, manca il pesce, non so perché. Io penso che sia dovuto anche a un sistema di correnti, perché quando abitavo in Puglia, nonostante fosse anche lì super battuto il mare, vi devo dire che alla fine della fiera c'era pesce. Aspettate che qua raccolgo robacce, anche bottiglia. Purtroppo sì, il discorso è questo qui, che c'è veramente poco pesce. Ci devo fare un video apposito su questa storia, perché ho vissuto un po' in tutta Italia e devo dire che questo è il posto dove c'è meno pesce di tutti. Più di tutti ce n'era nel Lazio e in Toscana. Pensate un po'. In Puglia pesci diversi, ma qui proprio, cioè anche oggi, questa immersione, comunque è stato un'oretta, non ho visto niente. Molto male. Guardate che sta griglia è incredibile, è ancora caldissima.
Cioè, complimenti davvero. Poi, se riesco, vi lascio pure il link in descrizione, perché cioè, qui ancora si cuoce alla grande, eh. Fa calore, non fa fumo, non fa puzza. Forse nella fretta ho sbagliato perché ho messo il pesce un po' troppo presto, però c'era veramente troppo vento. Avevo paura si spegnesse. Invece ha retto benissimo. Bella bella quella griglia. E niente, diciamo addio, anzi arrivederci a questa spiaggia, prima che arrivi poi la primavera e l'estate, qui sarà invasa completamente, ma oggi me la sono davvero goduta come ci si gode il mare. Boh, si butta tutta la mondezza, torno a casa tranquillo. E se vi posso dare un consiglio, appena c'è un po' di sole, andatevene a mare, in un bosco, in un fiume, in un lago e godetevi la natura, perché non c'è cosa più bella. Alla prossima!